In questo canale abbiamo già parlato dell'equalizzatore 169 di Edge Labs, equalizzatore derivato appunto dalle console Studer anni 70, ma oggi voglio fare un passo in avanti con la versione Plus. A livello costruttivo e di design Edge Labs non ci fa mancare niente, l'unità è costruita estremamente bene e come la serie 500, insomma la qualità qui percepita è veramente elevata. A partire dalla sinistra abbiamo subito un filtro passa alto che va da 12 Hz fino a 160 Hz e questo ci permette di andare a pulire quelle che sono le basse frequenze sia in fase di missaggio o di mastering sia in fase di tracking addirittura, quindi possiamo appunto con questo potenziometro a step, perché l'unità è tutta a step, andare a regolare quello che è il taglio appunto delle subfrequenze. Abbiamo poi il filtro shelf per i bassi che è tarato come la macchina originale, quindi lo Studer 169 a 20 Hz, ma in quest'unità abbiamo la possibilità di selezionare anche 60 Hz, dandoci un po' più di elasticità. La parte centrale poi è stata divisa in due sezioni distinte, questo ci dà ancora una volta una marea di possibilità con un intervallo di frequenza di intervento che vanno dai 150 ai 7000 Hz. Infine abbiamo il filtro High Shelf, anche qui selezionabile in due diverse frequenze, o 20 kHz oppure per dare quella che viene definita Air, no? In alcuni equalizzatori possiamo selezionare la banda dei 35 kHz. E infine abbiamo il trim di uscita, appunto, che possiamo regolare sia in positivo che in negativo. Ma andiamo al punto focale, che è questo selettore qui. Cosa fa? Che cos'è? Sono modalità operative che vanno dal normal, che praticamente si comporta come l'unità originale da cui deriva, passando per la hybrid e arrivando fino alla modalità master. Ma essenzialmente che cosa cambia? Considerate che questo è una sorta di potere camaleontico della macchina, perché cambia veramente a parità, insomma, di impostazioni, cambia parecchio la sua anima. Ma su cosa agiscono queste tre modalità? Fondamentalmente sul gain di ogni singola parte. Cosa significa? Mi spiego meglio. In modalità normal abbiamo che i filtri shelf possono avere un'escursione di più o meno 15 decibel e i filtri di presenza fino a un massimo di più o meno 12 decibel. Questa modalità secondo me è ideale appunto per interventi abbastanza importanti, per esempio si sposa bene in fase di tracking. Andando poi alla modalità diciamo master, qui cambia un pochino tutto, cioè i potenziometri di shelf e presenza avranno in questo caso un'escursione di più o meno 5 decibel, quindi questo ci permette una regolazione estremamente precisa e musicale, considerando anche che le campane sono estremamente ampie, la macchina di base è musicale di suo, ma in questa modalità abbiamo la possibilità appunto di andare a fare un lavoro di fino, mentre infine la modalità hybrid è un po' un mix della modalità normal e della modalità master, andando ad agire a più o meno 5 decibel sui filtri shelf e più 12 decibel sui filtri di presenza. Mentre per quanto riguarda il trim di uscita, gli step sono da più o meno mezzo decibel, quindi va a scatti da 0.5 dB. Infine abbiamo lo switch per il bypass, che è uno switch basato su relè, quindi insomma garantisce un percorso del segnale estremamente pulito anche quando la macchina è appunto inutilizzata in bypass. Infine avrete notato anche che tutti i potenziometri sono step, estremamente facili da richiamare, soprattutto per quelli che hanno necessità di magari riaprire un mixer, riaprire un progetto di mastering. In questo modo possiamo, come dire, andare a richiamarci le impostazioni, quindi il recall, classico recall, in maniera molto semplice e precisa, soprattutto quando le macchine sono matchate in stereo.
ma io direi che è il momento di andare a sentire come si comporta sia su tracce singole, sia su mix bus, sia attraverso appunto la modalità master su mix completi, e poi traiamo le nostre conclusioni. Blind the day, bring back the light. Where is the pleasure in the pain? Where is my shelter in the rain? Well, I'm alright as I pick up the pieces that are left of me. I'm alright. Be away from you. Avendo già provato l'unità in formato 500, non avevo dubbi che questo EQ169 Plus potesse piacermi. Diciamo che me ne sono innamorato letteralmente, perché mantiene le promesse di essere un equalizzatore estremamente trasparente, estremamente musicale, ma con queste tre modalità, insomma, le opzioni sono veramente tantissime. Io continuo a sostenere che comunque l'hardware, soprattutto di alto livello come questo, abbia quel qualcosa in più che il digitale non può in alcun modo eguagliare. Io ve lo straconsiglio, e se siete interessati vi lascio il link qui sotto in descrizione, così vi potete informare meglio. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi per essere arrivati fin qui. Ringrazio Edge Labs per avermi prestato le macchine e per, insomma, aver fatto in modo che io poi me le andrò a comprare. Quindi grazie Edge Labs per questo. E se il video è stato interessante e vi è stato utile, mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate, attivate la campanella. Insomma, noi ci vediamo alla prossima recensione.